Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Le ultime di calciomercato, ore caldissime per quanto riguarda il Napoli, la situazione Osimhen, bocciato Arthur, ultimo assalto per Gilmour. Andiamo a vedere cosa sta succedendo e c'è anche la conferenza stampa di ieri verso la partita di domani contro il Parma. Alcune considerazioni da fare anche lì, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto attivando la campanellina, così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video e ogni qualvolta c'è una live sul canale. Infatti stasera poi approfondiremo la situazione mercato andando anche sulle cifre, ammortamenti, impatto sul bilancio del Napoli perché avremo più tempo in live stasera, ma partiamo comunque dalla situazione Osimhen e andiamo poi a scalare Arthur e la conferenza stampa del mister. C'è l'accordo col calciatore, c'è l'accordo con il Napoli, accordo tra le società, è tutto fatto, ma non è arrivata ancora la firma perché c'è questo Chelsea in agguato. 40 milioni a Osimhen per 4 anni, a quanto si legge, con una clausola dopo i 2 anni per poter lasciare l'Arabia e ritornare in Europa, cosa che voleva il calciatore, e quindi l'accordo diciamo potrebbe essere siglato. Dico potrebbe perché c'è questo Chelsea che rompe le scatole e vorrebbe portarla anche per le lunghe, infierendo sulla trattativa. 80 milioni più bonus, quel che si legge almeno sul sito Sky di Di Marzio e Romano, che comunque danno la notizia. La prendiamo per buona, 80 più bonus la facciamo, ma senza pensarci nemmeno un minuto, ragazzi. Poi andremo stasera ad esaminare anche quanto il Napoli potrebbe guadagnare da un eventuale trasferimento del genere, quanto risparmi di ingaggio e quant'altro, al di là del fatto che togli dalla squadra un personaggio caratterialmente scomodo, incluso il suo procuratore, che comunque resta comunque in orbita Napoli perché c'è Juan Jesus come calciatore che assiste, ma poca roba rispetto alle trattative che poi hai dovuto intavolare e mi auguro non dovrai più fare per quanto riguarda il nigeriano. Arthur, ieri sera si leggeva Arthur al Napoli, il Napoli è su Arthur, lo stipendio 2 mesi li paga la Juve, 3 mesi li paga la Juve, poi il resto lo paga il Napoli, non ci si è accordati nemmeno lì, bocciato a quanto aveva detto in primis Venerato, confermato da Di Marzio, bocciato da Conte, quindi ci sarà l'ultimo assalto per Gilmour in queste ore, in questi momenti, poi vedremo stasera se avremo qualche ufficialità al riguardo. Ci sono delle indiscrezioni sempre date da Di Marzio per quanto riguarda Gilmour, che dopo la partita contro il Bologna, in contatto con la dirigenza partenopea, ha chiesto di lasciare libera la maglia numero 8 perché vuole vestire l'azzurro. C'è la voglia totale del calciatore, però c'è una società che ha perso il rimpiazzo appena comprato per infortunio e quindi devi vedere la situazione anche lì. È una società però che deve comunque vendere qualcosina perché ha speso un bel po' di soldini. Ore molto ma molto calde. Gaetano al Cagliari è fatto il prestito con l'obbligo di riscatto 6 milioni, bonus compresi, Foloruscio tra Fiorentina e Lazio, ma lo vedremo. Stasera la conferenza stampa del mister, perché ci sono alcune cose che volevo condividere con voi per quanto riguarda la partita che potrà essere domani. Conte ha messo in guardia tutta la squadra dal primo giorno sulla partita contro il Parma e dice il Parma è più duro del Bologna, squadra organizzata, squadra che ti aspetta e sa benissimo cosa fare nel coprire gli spazi poi in un'eventuale ripartenza se non sei molto vigile. E mi raccordo a una domanda che gli hanno fatto su Kvaratskhelia per tornare al gioco delle coppie di ieri che facevamo, Neres Politano, qua Rangong, e mi chiedo perché non restare un attimo più guardinghi senza andare totalmente nella metà campo avversaria, diciamo lasciandogli quegli spazi che possono loro occupare facendo di molto male. Il Parma è una squadra rodata, è una squadra che sa perfettamente quello che deve fare sia a livello di collettivo e sia per quanto riguarda un dialogo tra due attaccanti a livello individuale. Comunque non sono assolutamente da sottovalutare, quindi dobbiamo fare
attenzione alla squadra di Pecchia. Detto questo, dal punto di vista tattico, perché mi dicevo restiamo un attimo più guardinghi e compatti? Perché in squadra abbiamo comunque 4 uomini che possono saltare l'uomo e crearti comunque quelle situazioni di pericolosità nell'uno contro uno, con squadre che poi sono compatte, contro squadre che riescono comunque a trovare la quadra a livello difensivo e non dove trovi pochi spazi. Ecco, e a Conte viene fatta una domanda su Kvaratskhelia, se la ritrovo, eccola qua. Quara l'ha trattenuto fortemente, lei ne ha visti tanti di qualità, lui che giocatore è un bravo ragazzo, professionale, ha voglia di migliorarsi, ma mi voglio soffermare sulla situazione di campo e Conte dice se lo metti in una sola zona di campo anche l'avversario legge la situazione, ti raddoppia, ti triplica e può diventare prevedibile, ma stiamo lavorando anche con Politano e Neres e Ngong, calciatori forti nell'uno contro uno. Ecco perché mi soffermavo sul fatto, senza andarli a prendere veramente troppo alti, perché l'abbiamo visto con il Milan, ma al di là che il Milan comunque deve trovare anche lui una quadra difensiva, Pavlovic, nuovo inserimento, eccetera, eccetera. Comunque il Milan è perché si è veramente allungato tra i reparti, che ha subito tantissimo e non è riuscito a trovare, diciamo, quella compattezza e quell'armonia, soprattutto tra mediana e difesa. E il Parma ci va a nozze con queste situazioni, perché ha calciatori molto rapidi, ha calciatori che hanno fame veramente da vendere e vogliono mettersi in mostra in tutto e per tutto in Serie A, e quindi dobbiamo essere attenti su tutte le palle e compatti tra mediana e difesa, così come lo siamo stati col Bologna, perché col Bologna, per quanto riguarda la compattezza, il Napoli diciamo che non ha fatto assolutamente male, al di là che poi giocano Mazzocchi o Olivera e quindi si può dire no, ma Mazzocchi, Olivera da quarto, però se andiamo a vedere come il Napoli scalava per quanto riguarda diciamo la fase di non possesso, quando veniva attaccato, comunque Olivera e Mazzocchi hanno diciamo contribuito a dare compattezza ad una linea di difesa che comunque ha fatto il suo, con un Buongiorno che a sinistra ha giocato alla grande. L'unica incognita tra virgolette, o l'unico calciatore che forse deve, l'ho già detto, deve entrare più nel ruolo forse non suo, perché al centro secondo me deve un tantino imparare qualcosa in più, è Rachmani, però non fasciamoci la testa se vediamo poi domani la stessa formazione di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, perché gli input e diciamo le indicazioni che ci ha dato la partita di Bologna sono importanti per quanto riguarda la solidità che Conte riprende nella conferenza stampa. Dice io la prima cosa che ho detto al gruppo è che con 48 gol subiti l'anno scorso non vai da nessuna parte, quindi bisogna ritrovare la solidità e prendere quanto meno gol possibili. È una cosa normalissima da fare con una squadra che è arrivata decima e che ha fatto delle lacune difensive, diciamo, il suo marchio di fabbrica, ecco, dell'anno che abbiamo vissuto, o se la vogliamo mettere così, abbiamo intasato paperissima per quanto riguarda le situazioni difensive dell'anno scorso. È già un Napoli migliore a livello difensivo, che siano 3, che siano 4, ragazzi, la difesa, che sia una difesa a 3 o una difesa a 4 non cambia molto, cambia l'idea di come voler difendere, quindi comunque devi avere calciatori che dalla mediana vengono a darti una mano ed in maniera armoniosa coprono gli spazi a livello difensivo, che tu giochi a 4 o che giochi a 3. Contro il Bologna, Olivera e Mazzocchi, che si può dire tutto, a livello offensivo comunque non saranno queste cime, però per quanto riguarda il coprirsi e ritornare a dare una mano ai due baccetti di Lorenzo e Buongiorno e mantenere le posizioni in difesa, sono secondo me non un valore aggiunto, ma sono cosa buona e giusta da schierare in questo momento dove
secondo me dobbiamo cercare di portare a casa i 3 punti. Come viene, senza cercare questo calcio champagne, non dimenticatevi lo champagne, ma passiamo all'efficacia. L'anno scorso abbiamo fatto un'annata intera a cercare le 3 vittorie consecutive, servono 3 vittorie per poi acquisire consapevolezza, per la continuità di punti, eccetera, eccetera, non sono mai arrivate. Quindi abbiamo il Bologna già battuto, il Parma e il Cagliari che sono poi, non voglio dire partite abbordabili perché di abbordabile non c'è niente in Serie A, soprattutto all'inizio contro queste squadre che salgono dalla Serie B, oppure squadre che lottano comunque per restare in Serie A in quest'annata, dove a livello di preparazione possono anche stare un tantino meglio di te. Però sulla carta devi battere il Parma e il Cagliari per arrivare poi a queste fantomatiche 3 vittorie che sono 9 punti totali, tanta roba a livello di classifiche, e acquistare consapevolezza in più. Conte poi ha parlato dell'entusiasmo, c'è sempre stato a Napoli, eccetera, eccetera, il pienone con il Parma, e dice però il Parma è sicuramente più duro del Bologna. Patti chiari, amicizia lunga, sia con la stampa e sia con la squadra, perché Conte dice: se abbiamo capito al 100%, se capiremo al 100% la partita di domani, diciamo che siamo un passo avanti, ovvero non sottovalutiamo assolutamente niente, perché il Parma può farci veramente male, molto più di un Verona che poi è uscito nel secondo tempo e di un Bologna che non è stato quasi mai, ecco, diciamo pericoloso nella scorsa apparizione. Fatemi sapere la vostra ovviamente qui sotto nei commenti. Rinnovo l'invito a tutti coloro che stasera vogliono passare in live dalle 20:15, 20:30. Saremo dal vivo ad analizzare calciomercato, numeri, colpi, e auguriamoci l'ufficialità diciamo della cessione di Osimhen, al di là di quella situazione Gilmour che abbiamo appena analizzato. Sempre Forza Napoli. Ciao.